Ogni anno la società Tecnorati misura la dimensione della blogosfera, quindi dell'insieme delle centinaia di milioni di blog esistenti nella rete e le relazioni tra questi blog. In particolare la ricerca del 2009 ha distinto 4 precise categorie, che sono state divise in hobbisti, tutti coloro che praticano la rete e il blog per piacere puramente personale, coloro che integrano attraverso il blog una fonte di reddito, coloro che invece lo fanno a tempo pieno e coloro che sviluppano blog per conto di altre società. Nel 2009 la blogosfera si è integrata sempre di più con i social media come Twitter o Facebook per diffondere e moltiplicare i suoi contenuti. La presenza della blogosfera nei media tradizionali è ormai continua, è presente in modo sensibile e circa il 50% dei blogger hanno detto che sono stati citati in altri media. I blogger chi sono? Sono normalmente uomini, per il 60% dei casi, hanno un'istruzione medio-alta, circa il 40% è infatti laureato e hanno un'attività che dura per molti di loro da più di 6 anni. I blogger dalla ricerca è apparso che sono spesso dei giornalisti, quindi persone che continuano la loro attività di informazione anche sulla rete. Quali sono i media più visti da un blogger? Cioè come si informa un blogger? Pare strano, però il blogger si informa prevalentemente attraverso 2 canali. Uno che è classico, che è la rete, quindi social media e blog, l'altro invece che è il primo in assoluto ed è la televisione. Il blogger si collega sempre più spesso al suo blog per modificarlo, inserire contenuti, verificare commenti, eccetera, attraverso un iPhone o attraverso Android, quindi attraverso un device mobile. Lo stile che viene preferito dai blogger è lo stile diretto, interattivo e con una chiara dimostrazione di competenza sulla materia di cui si tratta. Gli esperti online, cioè coloro che dimostrano una chiara esperienza, sono di solito i blogger preferiti dalla rete. In generale anche questa ricerca dimostra che uno non diventa blogger per soldi, ma per condividere le proprie esperienze, interagire con le altre persone e diffondere le proprie idee. Spesso i soldi arrivano dopo, quando un blogger si afferma. Il miglior risultato per una carriera di un blogger è di solito quello di affermarsi come persona molto competente o di riferimento nell'area culturale o nell'area di business o nell'area di mercato di riferimento. I blogger in senso generale, quindi sia coloro che lo fanno per professione chi non, pubblicano circa 2-3 articoli alla settimana. I professionisti possono arrivare però fino a 10 articoli al giorno, 10 articoli che possono essere corredati da fotografie, video, audio. Per valutare l'andamento del proprio blog, quindi il traffico, le serie storiche, tutto ciò che determina una valutazione oggettiva dell'andamento della propria competenza, del proprio contenuto sulla rete, i blogger si affidano normalmente a degli strumenti, software di valutazione. I più utilizzati sono Google Analytics, Sitemeter e StoutCounter. I blogger professionali, per i quali il blog è la prima fonte di guadagno, sono il 17%. I ricavi provengono in prevalenza dai motori di ricerca e dalle inserzioni pubblicitarie, e un blogger professionale negli Stati Uniti ha un ritorno medio di circa $122.000 annui, quindi i blogger oggi, se hanno competenze e riescono ad affermarsi in rete, possono essere del tutto indipendenti nella trasmissione della loro informazione. La pubblicità però non è sempre decisa da chi la propone, ma spesso e sempre più spesso dai blogger, in quanto questi hanno una reputazione, una credibilità che per loro è un valore economico. Quanto più è credibile un blogger, quanto più il numero di accessi può aumentare. Quindi i blogger non hanno interesse a inserire nella propria area di comunicazione una pubblicità che viene considerata non in linea con la propria posizione, che può essere una posizione sociale o una posizione etica. Quindi in futuro i blogger non soltanto condizioneranno la promozione dei contenuti, soprattutto nell'ambito della politica, nell'ambito dell'ambiente
e nell'ambito del business, ma promuoveranno anche un'identità della pubblicità sempre più etica e sempre più attenta al sociale.